Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua, sono Megaticker, scatolone qui davanti a me, inquadratura dall'alto altrimenti non ci starebbe tutto. Di cosa stiamo parlando? Di un microfono che ho già portato in precedenza sul canale, la marca è la Fifine che dir si voglia. Ad ogni modo questa marca produce ottimi microfoni e quello che avevo portato in recensione appunto era lui, l'avevamo testato insieme, era piaciuto a me, era piaciuto a molti di voi ed oggi si ripresenta in questo packaging per colmare quelle che potevano essere le esigenze di chi un microfono magari non lo aveva e voleva un pacchetto completo per iniziare a streamare e comunque avere un microfono sulla propria scrivania. Ebbene, Fifine ripropone il suo cavallo di battaglia, un microfono, ve lo ricordo, che costava anche leggermente di sotto dei 50 euro, non era un compromesso di qualità, la qualità era veramente ottima, oltre che l'estetica con questi LED e questo aspetto veramente molto carino. Lo ripropone oggi in questo packaging dove all'interno, al di là del libretto di istruzioni, che voglio sempre ricordare contenere anche il gradito italiano, quello che troviamo appunto nella confezione lo andiamo a vedere un attimo insieme. Microfonone, anzi microfonino, come vedete molto piccolino, materiali plastici. Se non avete visto la mia recensione vi faccio adesso una rapida carrellata. Ad ogni modo potrete andare a cliccare nella scheda che compare ora in alto a destra per andare a vedere appunto la recensione completa di questo microfono con tanto di prova audio. Microfono che, come vi dicevo, però riassumo qua adesso, materiale plastico ma non materiale chip, non sembra un materiale scadente assolutamente. Nella parte superiore, come vedete, il simbolo del mute del microfono, perché basta lo sfioramento del dito per disattivarlo, disattivazione che verrà anche segnalata dallo spegnimento dei LED del microfono, montaggio su elastici anti-vibrazione e vite per andarlo ad installare sul suo piedistallo. Nell'altra confezione era già montato, di modo il filtro pop, eccolo qui, il montaggio è veramente semplice. Andiamo ad individuare quello che è la parte anteriore dove dovremo andare a parlare, ossia di qui. Lo individuate anche tramite questa appunto scanatura, predisposizione per il montaggio del nostro filtro. Basterà scorrere, andare a fare un clic ed ecco qua che il microfono è pronto. Lo posiamo un attimo di qui, andiamo a prendere il primo pezzo del supporto da scrivania. Materiale invece questo metallico, ad ogni modo molto leggero. C'è la vitona ovviamente per adattarlo a ogni spessore della nostra scrivania e la vite posteriore per andare a fissare il braccio che vedremo fra un attimo. Vado avanti nella parte superiore della scatola per trovare il nostro cavo USB Type-C, cavo lungo 2,5 metri, quindi direi che è una lunghezza che può colmare ogni esigenza. Ovviamente dall'altra parte l'attacco è Type-A per collegarlo al vostro computer o alla vostra console. Andiamo un attimo a sollevare questa parte e al di sotto troviamo il nostro supporto, il Plus, che appunto è in questa confezione rispetto al modello che vi avevo portato. Supportino molto piccolino, carino, molto leggero, non è pacchiano, dotato ovviamente di molle di compensazione per tenere in equilibrio il nostro microfono, e quello che ci interessa ovviamente di più è questo attacco a vite che serve ad adattare, come vedete, l'attacco al nostro microfono. Adattatore molto utile perché questo mi sembra che sia da 6,6, non vorrei dire adesso una sciocchezza. Ad ogni modo ci sono anche microfoni con l'attacco più sottile, quindi adattatore che mettiamo in questa maniera e ci permette così il montaggio di diverse tipologie di microfoni con diversi attacchi. Una volta girato, come vedete, del tutto, resta molto fisso. Qui le due viti di snodo per regolare ovviamente la posizione davanti alla vostra faccia. Un'altra regolazione, un'altra vite lo abbiamo a metà del nostro gambo e nella parte finale ovviamente, come vedete, basterà inserire il nostro bastone nell'attacco che poi andrà nella scrivania.
Al di sotto del nostro microfono abbiamo la rotella del gain, il guadagno di fatto che servirà per aumentare o abbassare il volume della vostra voce in ingresso sul microfono. Avevamo già fatto le prove, ripeto, andatevi a vedere il video e avevamo visto che anche con il gain al massimo la voce non distorceva assolutamente. Ad ogni modo l'utilizzo sinceramente ve lo consiglio con gain, con guadagno circa a metà della sua corsa o al massimo a 3/4. Ad ogni modo sarete voi a fare queste prove. Io vi ricordo che questo microfono costa intorno ai 65 68 €, ma credo di essere in grado di portarvi un codice sconto che ovviamente vi lascerò giù in descrizione. Faccio una piccola aggiunta post produzione. Ho montato il microfono nella mia postazione, nella mia scrivania. L'unico punto, se proprio vogliamo andare a trovare un difetto, tra virgolette, difetto facilmente risolvibile, è la mancanza di alcune fascette per fascettare appunto il nostro cavo. Come vedete il cavo Razer aveva questa in dotazione, sarebbe stato comodo averle nella scatola, almeno 2 o 3, per andare a fissare il nostro cavo in questa maniera e non avere queste situazioni. Ad ogni modo veramente un peccato veniale, potete andare a cercare su Amazon qualsiasi tipo di fascetta. Il consiglio è quello di metterle, lasciarle un po' larghe in modo che il filo possa scorrere come vedete in questa maniera, ma allo stesso tempo possa fissarsi aderente al nostro braccio. Ho ripensato anche al discorso della prova audio, ragazzi, qualcuno l'avrà fatto, sarà andato nella scheda a scartabellare, a cercare la prova che avevo fatto la scorsa volta. Ad ogni modo, per semplicità e completezza, ho pensato che potesse essere utile anche in questo video sentire come viene registrata la mia voce con questo microfono della Fifine. L'altra volta ho raggiunto dei buoni livelli di registrazione, ovviamente questa è una registrazione senza elaborazione post-produzione, quindi quello che sentite è quello che registra Fifine. Il gain in questo momento è circa alla metà, come vi dicevo potete alzarlo ancora di più, ma il mio consiglio è assolutamente quello di restare a un livello intermedio. Ditemi nei commenti se vi piace l'effetto, la voce che sentite, al di là dei gusti personali se vi fa più o meno schifo la voce di Megaticker, ma quello che interessa a me appunto è la qualità sonora, la qualità di registrazione del microfono e su quello mi farebbe piacere avere i vostri pareri. Beh, che dirvi ragazzi, prima di lasciarvi con le conclusioni, volevo un attimo ovviamente farvelo anche vedere acceso. Cavo USB Type-C, come vi dicevo, si introduce nella parte posteriore del microfono. In questo momento ne sto usando uno che non è il suo originale, ma ad ogni modo luci LED come vedete che si accendono, effetti cangianti, molto molto carino, a me esteticamente piace veramente tantissimo, e basterà poi andare a sfiorare la parte superiore del microfono qua in corrispondenza come vedete del microfono e come dicevo potrete mutare la vostra voce. Veramente comodo il fatto che avrete anche un effetto immediato per capire che non si sta sentendo la vostra voce, quindi LED spenti sapete che nessuno vi può sentire, LED invece accesi siete tornati online. Io credo di essermi già ampiamente espresso e tradito con quelle che sono le sensazioni su questo microfono. Ve lo consiglio assolutamente se state cercando un microfono economico, perché ripeto siamo tutto compreso intorno ai 60 €. Se state cercando una soluzione valida, perché è veramente valido, ma senza svenarvi, ebbene il nostro Fifine Ampli-Gain A6T fa assolutamente e sicuramente al caso vostro. Come sempre nel concludere il video vi invito a lasciare un pollicione qualora vi fosse interessato, vi fosse piaciuto il video portato, iscrivetevi al canale, accendete quella dannata campanella e se volete sostenere il canale da un po' di tempo a questa parte, tastone sotto in descrizione, poco sopra la descrizione di super grazie, per eventualmente lasciare una piccola donazione a discrezione libera che andrà a sostenere il mio operato. Per questo video è veramente tutto ragazzi, io vi saluto, vi ricordo che in descrizione cercherò di lasciarvi il codice sconto per questo prodotto. Noi ci vediamo alla prossima, qua è Megaticker e ciao!